Ogni settimana due mondi si incontrano, tra fusi orari, idee e curiosità che attraversano l'oceano. Dall'Italia agli Stati Uniti, un viaggio tra notizie e stili di vita, quel pizzico di follia che rende tutto un po' più smart e decisamente più healthy. Preparati a scoprire cosa ci rende diversi. Preparati a scoprire cosa ci rende diversi e ciò che in fondo ci unisce davvero. Oh oh, è la seconda stagione di Smart and Healthy, con Fulvio e Piero, due voci, due mondi, un solo ritmo. Buon pomeriggio, buona giornata, buongiorno caro Piero, qui siamo Smart and Healthy. Buongiorno caro, buongiorno. Stavo cercando l'immagine che ti ho mandato, Sì. perché viene da un account che io apprezzo particolarmente, ma perché è Account satira. affidabile o meno, perché ormai c'è da dire. Quell'immagine che ti ho mandato, Sì. e quell'immagine che ti ho mandato, ora commenteremo, è da una pagina Facebook, da un account che fa satira e prende in giro tutti in stile romanesco, fa parlare tutti in romanesco, ed è le più belle frasi di Osho. Osho, santone indiano, non vorrei dire filosofo, ma insomma, e gli hanno fatto dire anche cose in tutto il romanesco. E ogni tanto succede, se te vai a vedere anche la pagina, vecchi post, ci sono anche, cioè, soprattutto nel periodo del Covid c'era Conte che insomma diceva ora poi te ne trovo cose del genere, ora mi tocca firmare il prossimo decreto, va 1, 2, 3 decreto invece di stella. Comunque c'è questa immagine di Salvini e Tajani. Iniziamo che non so, era una conferenza, non ho capito bene, e Salvini gli dice, allora è come se parlasse di nascosto a Tajani, e sotto c'è un virgolettato, è come se Salvini dicesse a Tajani, io da mo' che lo dico che tocca fa il ponte sullo stretto di Hormuz invece di, ma anche lì non è, perché le navi vengono in diagonale, non vanno dall'Iran alla penisola arabica, ma questo è un altro dettaglio, però vabbè, ci stava. Sono dettagli, dai, sono dettagli. E quindi è un bel tira e molla, Ma un bel tiro e molla anche perché nel weekend il nostro amico Arancione ne ha fatta un'altra delle sue e hanno praticamente assaltato una petroliera iraniana. Sì, vabbè. Ormai sta diventando ridicola la cosa, cioè questi chiuderanno un'altra volta lo stretto, così perlomeno siamo tutti contenti e fine. Lo chiudono, lo aprono, lo chiudono, lo aprono, lo chiudono, lo aprono. Lo so, sai. Come si diceva l'altra volta, da un lato c'è una nazione che ha migliaia di anni di storia, da quell'altro c'è un deficiente e non si può fare. No, più di uno, però vabbè. Più di uno, meno due, ma... Per esempio c'è un post, sempre sulle più belle frasi di Osho, dove ci sono Vance e Trump che parlano, e Vance gli scrive, se ha scritto virgolettato, gli dice: oh, complimenti, sei riuscito, perché dopo c'è stato Trump che ha detto alla Meloni, ha mancato di rispetto e lì ha sbagliato. La Meloni, vabbè, diplomazia internazionale anche quella, va lasciando stare. Insomma, Vance, ovviamente. sì. E Vance gli fa: oh, complimenti, sei riuscito a mettere d'accordo la Meloni e la Schlein. E Trump gli risponde: poi dice che non me ne merito il Nobel per la pace. Anche quello. In effetti, per mettere d'accordo i posti. E ce n'è un'altra, questa è venuta fuori dopo il dissing con il Papa. E Vance, sempre Vance e Trump, e Vance gli fa: te manca il Dalai Lama e poi hai litigato con tutte le guide spirituali del mondo. In effetti mi fai due domande così.
comincerei effettivamente a farmi due domande e magari darmi anche un paio di risposte, giusto per... Ah, c'è un post del 9 di aprile. Passi da gigante, e c'è Trump serio nella sala ovale, seduto sulla poltrona, e c'è scritto: ciao a tutti, sono Donald e da 12 ore non litigo con nessuno. Cioè, Allora, io capisco che si debba fare satira politica ed è anche bene che ci sia, però credo che lui sia stato l'unico presidente americano che sia mai stato preso per il culo, non si può dire in maniera diversa, in questa maniera. sì, assolutamente. Sta diventando effettivamente ridicola come cosa. Non è più gestibile, bisogna che gli tolgano quel cellulare di mano, bisognerebbe dirotto di essere abbastanza veloci. No, dovrebbero togliergli il potere di mano, è diverso. Sai, quello come si è sempre detto, in una maniera o nell'altra prima o poi glielo levano. 25esimo emendamento, come abbiamo più spesso detto e raccontato qui a questi microfoni. E intanto chiediamo ai nostri ascoltatori: ma quali provvedimenti bisognerebbe, a prescindere dal fatto che non dovrebbe avere più potere, ma vabbè, questa è retorica, anche perché dai, insomma, fanno le ripicchine tra lui e Netanyahu, ma no, c'è la tregua, poi no, non c'è la tregua, poi oh, ma questi mi hanno bloccato lo stretto, per forza hai bombardato il Libano. Cioè, siamo arrivati a ripicchine scolastiche. A prescindere dal pensiero politico, e bisognerebbe che fossero, a parte vabbè, il discorso della guerra, che non dovrebbero chiuderla, però Sì, vabbè, ma si sa benissimo che c'è il profitto di mezzo succederà mai. Almeno non in maniera intelligente. e non in maniera cruenta. Esatto. Però ragazzi, cioè, voi che ci ascoltate, cosa ne pensate? Cosa dovrebbero fare? E il problema è anche un altro, che il resto d'Europa, tranne la Spagna, per ora hanno fatto orecchie da mercante. No, ma va tutto bene, no, ma sì, ma no, oh, ma qui stanno continuando a bombardarsi comunque. Sì, no, il problema è sempre il solito, tirare fuori i cosiddetti e dire al buon caro vecchio Donald e soprattutto al buon caro vecchio Bibi: andate a pigliarvela in quel posto. Cari ragazzi, basta. Avete anche rotto le palle, cioè. Però di notizia di ieri l'altro, Trump ha ordinato di pubblicare i documenti sugli UFO. Allora, a prescindere da che sia... Perché vedi la mia faccia, vero? Te vedi la mia faccia in questo momento. Sì, assolutamente. Ho ordinato di pubblicare i file governativi sugli UFO e fenomeni aerei anomali. Abbiamo trovato molti documenti molto interessanti e le prime uscite inizieranno molto presto. Ora, a prescindere che ci crediate o meno, per carità, questo anche perché poi se ne vedano di cotte e di crude, a prescindere da questo, ma non vi sembra anche a voi, questo scrivetecelo nei commenti, ma non vi sembra anche a voi che sia tutto una distrazione? Perché diciamo, è sempre stata, sì, ma cioè, pensateci bene, Israele sta ancora più o meno bombardando, mandando missili in Palestina, ha bombardato il Libano, la Cisgiordania è stata, insomma, i coloni si sono un po' espansi. Quindi questo è molto distrattivo, questi tipo di argomenti. Cioè, anche questa di domenica, basta fare il bravo ragazzo.
L'Iran ha deciso ieri, cioè sabato, di sparare proiettili nello stretto di Hormuz, una totale violazione del nostro accordo di cessate il fuoco. Caro Donald, e poi continuo, caro Donald, ma è la tregua, te l'ha smontata il tuo amichetto Netanyahu nemmeno 24 ore dopo. No, penso sia andata più o meno 5-6 ore, non di più. I miei rappresentanti andranno a Islamabad in Pakistan domani, cioè ieri e l'altro sera, per i negoziati. Vabbè, Allora, stiamo offrendo una... No, concludo. No, vai. ce n'è. Stiamo offrendo un accordo molto equo e ragionevole e spero che lo accettino, perché se non lo faranno gli Stati Uniti metteranno fuori uso ogni singola centrale elettrica e ogni singolo ponte in Iran. Se non accetteranno l'accordo sarà un onore per me fare ciò che deve essere fatto, ciò che altri presidenti avrebbero dovuto fare all'Iran negli ultimi 47 anni. È ora che la macchina soprattutto quelli democratici. di morte iraniana finisca. Vabbè, questo è un delirio, È il suo solito delirio. Che aveva pubblicato quello di sera, mattina, non lo so nemmeno. No, questo è l'ho preso su World Finance, però Ok. ma ci sono, questo è sempre del 25 marzo e spero che venga fuori il calderone, che noi dobbiamo sperare non nelle autorità ma nei sovversivi, perché le autorità Potenzialmente sì, a questo punto tanto le autorità, sebbene capito che non fanno assolutamente niente, perché l'unico che ha avuto qualcosa è Sanchez, quindi non hanno voglia di trovare. Allora, il team di hacker di Anonymous ha annunciato di essere in possesso di tutti gli Epstein Files e di volerli pubblicare. Che potrebbe anche essere. E io spero vivamente lo facciano. Potrebbe anche essere. Se dobbiamo smascherare, smascheriamo per bene. Allora, partiamo dall'inizio. Il caro buon vecchio Donny si è ritrovato impelagato in questa storia degli Epstein File e non sa più come uscirne. Ovviamente la guerra con l'Iran è una totale distrazione e questo ormai penso l'abbiano capito tutti. Anche da lì non ha benché minima idea di come uscirne, perché a questo punto veramente non sa più come cavarne fuori le gambe. Quell'altro imbecille del segretario alla guerra, dico per cavolare, va a leggere i passi di Pulp Fiction credendo che siano quelli della Bibbia. Sì, Anche lì il famoso Ezechiele 25:7 che poi è tutto fuori dalla Bibbia, doppiato magistralmente da Luca Ward nella versione italiana, quindi esatto, quindi però anche lì sono quelli religiosi loro, no? Che conoscono talmente bene la religione che questa qua degli UFO è l'ennesima castronata che gli serve per provare a cercare di distrarre il popolino dalle capperate che sta facendo. Sì, ovviamente sì. Poi ovviamente quelli che ragionano con un minimo di cervello si rendono conto che questa è una vaccata allucinante. Quelli che lo votano gli vanno ancora dietro e dicono no, però rilasciate fare sugli UFO. Vuoi mettere? Nel frattempo c'ha 34 condanne, è un pedofilo, ha fatto partire un tot di guerre allucinanti, ha commesso crimini di guerra, ha commesso fondamentalmente di tutto di più, però c'è ancora la gente che dice no, però Donald Trump va votato, cioè. Allora, in merito, guarda, c'è The Gap Media, l'ho trovato ora, guarda, che ti mando, tanto siamo in diretta, te lo posso mandare su Instagram, che fa un'analisi dove vanno, visto che c'è tutta la problematica del gasolio, del petrolio, dei prezzi alle stelle, degli scioperi, per carità, dove vanno a finire i 50 euro che mettiamo di benzina nelle nostre auto, almeno in Italia.
in America non lo so, anche se poi è vero che è dollaro per gallone, il gallone sono tra i 3 e i 4 litri e quindi è un conto diverso, però guarda, a 4 dollari il gallone si fa veloce, il conto della serva è fatto veloce. Noi da 27 dollari che si spendeva per il pieno se ne sono spesi 47 l'ultima volta, quindi cioè conto della serva tu lo fa veloce. sì, 13 euro, no, 20 e rotti dollari in più. 20 dollari in più. Quando fai un pieno, te lo leggo così com'è, così almeno non si stravolge niente. Quando fai un pieno da 50 euro, più della metà di quello che paghi non dipende dal carburante in sé, ma dalle imposte. Vabbè, questo è il segreto Pulcinella. Esatto, appunto, ci sorprende così tanto. Secondo le elaborazioni sui dati del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Weekly Oil Bulletin della Commissione Europea, la composizione del prezzo della benzina in Italia è questa: il 43% materia prima e distribuzione, quindi su 50 euro sono 21,50 euro. Il 39% sono solo di accise, circa 19,50 euro. Dov'è la sorpresa? Il 18% di circa 9 euro dell'IVA. Il risultato è chiaro: su 50 euro spesi, tu vai a mettere 50 euro di benzina, circa 28,5 euro sono tasse, tra accise e IVA, quindi quasi 30 euro, quindi ci metti meno della metà, un pochino più della metà. No, su 50 euro metti meno della metà. Meno della metà, perché sono 21,50. Meno della metà. Le accise rappresentano una quota fissa per litro e derivano da una lunga stratificazione di imposte introdotte negli anni. Vabbè, basti pensare all'IVA sulla guerra di Etiopia, poi per andare sulle accise, le accise sulla guerra di Etiopia, le accise sull'alluvione del disastro del Vajont, poi successivamente le accise sull'alluvione di Firenze e via. L'IVA invece è al 22%, si applica sull'intero prezzo, comprese le accise, quindi tu paghi le tasse sulle tasse. Perché questo sempre perché in Italia siamo furbi. Sì, il governo è furbo. Un meccanismo che fa aumentare automaticamente il peso fiscale quando cresce il prezzo del carburante, è chiaro. Secondo i dati della Commissione Europea, l'Italia è tra i paesi con la più alta incidenza fiscale sui carburanti. Hanno scoperto l'acqua calda. Con le tasse che arrivano a pesare fino al 55% del prezzo finale. Cioè tu paghi la tassa sulla tassa. Praticamente, perché l'IVA comprende le accise, non è che paghi l'IVA su... dice vabbè, il 38%, il 39% sono le accise, bene, quindi il restante io pago l'IVA sul restante, no, io pago sul 43 più 39. Tranquilli, la cosa più importante è la nazionale che non si è qualificata ai mondiali. No, vabbè. Perché questo funziona in Italia. Un'imposta sulle imposte, certo. Sì, no, stavo leggendo anche i commenti mentre siamo qui. Bene. Cioè, a quando una bella rivoluzione, ma di quelle serie però? No, non dubito. Appunto. No, ma che poi il problema, infatti, come stavano notando, il problema non è l'IVA. E dice, va bene, hai l'IVA da pagare, ok. Sono le accise il problema. Anche perché certe accise, dopo ora nella pausa, tanto manca un minuto, le accise sono su cose che noi stiamo pagando benissimo, ci sono dei disastri e quindi tutti dobbiamo contribuire, benissimo, Ragazzi, dobbiamo contribuire. Le accise sulla guerra d'Etiopia, sull'alluvione di Firenze, ma ci si sta a per il culo. Sono quelle le accise che non vanno bene, che non hanno più senso, solo che è chiaro che la fame viene mangiando, l'appetito viene mangiando e quindi ne vogliono sempre di più, né più né meno, caro Piero, è così. C'è un limite a tutto però poi,
Io non sono d'accordo, però evidentemente ci sta ancora bene, perché più o meno ci sta ancora bene, no, più o meno, perché gli autotrasportatori non sono così contenti. E Senti, io crederò che non ci sta più bene nel momento in cui vedrò succedere veramente qualcosa. Fino ad allora, no, allora il discorso è anche questo, dal 20 al 25 indetto sciopero degli autotrasportatori, però bisognerebbe che lo facessero tutti i trasporti, non solo i trasportatori, gli autotrasportatori, ma anche noi cittadini comuni. Non andiamo in macchina, anche perché ricordo, e poi andiamo in pausa, che anche l'aumento del prezzo non è stato fatto sul petrolio, sui carburanti acquistati dopo la chiusura dello stretto di Hormuz. È stato fatto da subito, quindi anche su carburanti che avevano acquistato prima. e certo, non sono mica scemi. Siamo noi dei polli. Bisognerebbe stare fermi, che purtroppo non si può fare. No, purtroppo non si può fare. In certi casi non si vuole. In certi casi non si vuole. Bisognerebbe, allora, vuoi fare una cosa fatta veramente per bene? Comincia a bloccare tutte le autostrade. Comincia a bloccare la nazione. Poi No, non importa l'autostrada, L'importante è non andare, non consumare carburanti. Allora, però è sempre stata una mossa quasi, non voglio dire totalmente, ma quasi utopica. Bene, caro Piero, andiamo in pausa, continuiamo con questa riflessione. Intanto voi che siete lì nell'attesa di riprendere, rimuginateci un pochino, rimuginateci. A tra poco. Eccoci rientrati, eccoci, siamo qua, sempre Smart Energy in diretta, e più o meno affaticati, più o meno accaldati. Io non so che tempo faccia da te, qui si varia. Qui si è dato un attimo una calmata, nel senso aveva fatto 2 o 3 giorni a temperature estive, ora siamo tornati più su medie primaverili, credo ci siano intorno ai 20-22 gradi adesso. Diciamo più o meno, a seconda di quante nuvole ci sono, più o meno anche da noi. Senti, vi volevo iniziare perché noi avevamo finito con le accise. Io nel frattempo, nella pausa, mi sono sbizzarrito un po' su Gemini. È vero che non dovremmo usarlo, ma mi dicevi appunto, ma mi accennavi la cosa. Diciamo, ho fatto fare un'analisi sulle accise in Italia, così, ma prima di affrontare questo argomento tu hai trovato giustamente, per farvi capire come sono i rapporti tra Donald e Bibi e Beniamino, Bibi per gli amici. Perché allora Donny e Bibi, no, Donny è tipo Siri per nel nuovo iPhone, quello che aveva pure preso in giro il coso Fallon, Jimmy Fallon, sì, nel suo Fallon's Night. Donny? No, sì, va bene. Insomma, dici questa cosa, una chicchina che ci ha lasciato il nostro amico Arancione e che tutto sommato fa capire effettivamente quanto i rapporti tra Stati Uniti e Israele siano abbastanza stretti. È una chicca di sabato scorso, del 18 di aprile, dice che alle persone piacciono meno Israele, hanno provato di essere quest'ultimo ha provato di essere un grande alleato degli Stati Uniti d'America. Sono coraggiosi, sono spavaldi, sono leali e intelligenti, e al contrario di altri che hanno mostrato i loro veri colori in un momento di conflitto e di stress, Israele combatte in maniera forte e sa come vincere. Firmato il presidente Donald J. Trump, perché giustamente sì, vabbè, questo mi fa capire come Israele e Stati Uniti siano a stretto contatto. Non solo, diciamo che entrambi faranno poi sostanzialmente solo ed esclusivamente i propri interessi, senza mai andare l'uno contro l'altro, e
fondamentalmente anche gli Stati Uniti l'hanno dimostrato con questo discorso della guerra in Iran, quanto effettivamente l'uno sia servo dell'altro, perché poi sostanzialmente Israele ha detto io voglio i territori e gli Stati Uniti gli sono andati dietro. Questo ovviamente se è iniziato con tutto il discorso della Palestina e sta andando avanti tranquillamente anche adesso, perché ricordiamo che tutto questo casino che c'è nel Golfo Persico è stato scatenato dagli israeliani e da Donny. e da Donny, che poi ovviamente gli è andato dietro pensando di guadagnarci e ci sta perdendo come povero. Sì. Quindi cari amici, se non foste stati diciamo se non aveste ricevuto esaustiva risposta, insomma, a parte potete cercare su internet, ma sapete bene quello che sta accadendo e i rapporti tra Donny e Benji. E Benji, Che Donny e Benji, ecco, potrebbe essere un nuovo cartone animato. Cioè, c'era Holly e Benji quando sei a No, piccino. mi offendi Holly e Benji. Potrebbe essere più un duo Un po' comico, anche se il canoro. comico c'è ben poco purtroppo. Un duo canoro, vabbè. Comunque, ritornando alle accise, perché così almeno ti leggo quello che mi ha detto Gemini. Anzi, ora gli chiederò anche se sugli Stati Uniti com'è la situazione. Allora, ad oggi 22 aprile, più o meno, perché poi noi stiamo parlando, ma di decisioni ne vengano prese una dopo l'altra, quindi ci sta che domani o già stasera per me, no, anzi stasera per te, le cose siano cambiate. Che cambia un'altra volta, sì, tanto ormai è diventata un'abitudine, non ci si sta più dietro. Allora, intanto vogliamo diciamo sottolineare il fatto che le accise di vecchia data formalmente non esistono più, ma sono state, diciamo, la questione delle accise è più complessa e in passato sono state usate in passato per un riallineamento ambientale o interventi governativi d'urgenza. Sebbene spesso si parli di accise parlando di vecchi eventi storici, la guerra d'Etiopia, il Vajont, l'alluvione di Firenze, come si è detto prima, tecnicamente oggi esiste un'unica accisa, accisa erariale indifferenziata. Però diciamo che mi ha fatto un'analisi tecnica, perché insomma alla fine hanno raggruppato tutto in un'unica accisa, tutta questa roba vecchia, no? L'accisa che paghiamo al distributore non è più la somma di tanti piccoli gettoni separati, ma un'imposta unica stabilita dal testo unico delle accise e si divide in accisa erariale, cioè dello Stato, è la quota principale che finisce nel bilancio dello Stato. Dal 1° gennaio di quest'anno benzina e gasolio sono stati, diciamo teoricamente sulla carta, poi in pratica riallineati per eliminare i vantaggi fiscali del diesel, considerato più inquinante dall'Unione Europea, fissando la base a circa 0,6729 centesimi litro, anzi 0,6729 euro litro. Devo ripeterlo? 0,67 centesimi, 67 centesimi al litro, dai. Poi c'è l'imposta regionale, che è la IRBA. Alcune regioni a statuto ordinario hanno la facoltà di applicare un'imposta regionale sulla benzina, E figuriamoci se non la applicano. 0,025 al litro, anche se molte hanno scelto di sospenderla o riassorbirla nel tempo. Allora, intanto ti dico, le accise storiche, sebbene siano state accorpate nel 95, come ti dicevo prima, il loro valore economico è ancora dentro il prezzo che paghiamo. Ecco le principali voci che compongono questo, diciamo, tesoretto fiscale. Allora, c'è la guerra di Etiopia del 35, ti dico anche il valore stimato, 0,0098 in euro, 0,098 euro. Crisi di Suez del 56, 0,00723. Disastro del Vajont del 63, 0,0052.
Alluvione di Firenze del 66, 0,0, anche questa 0,0052. No, te l'approssimo per eccesso. Terremoto del Belice del 68, 0,0052. Terremoto del Friuli del 76, 0,0051. Terremoto dell'Irpinia dell'80, 0,039. Missione in Libano nell'83, 0,11. Terremoto dell'Aquila, 0,0051. Decreto Salva Italia del 2011, 0,082. Poi c'è tipologia di prodotti, questi dati di questo mese, perché sulla benzina l'accisa è più alta in assoluto tra le tante, nonostante sia più basso il prezzo. Chissà come mai. Sì, perché vabbè. Infatti è considerato un benchmark fiscale, proprio un caposaldo. Il gasolio da quest'anno l'accisa base è identica a quella della benzina per spingere verso la transizione elettrica, ma il governo ha appena varato da poco, insomma più o meno, un taglio temporaneo che porta a circa 0,47 al litro per evitare il collasso dei trasporti. Detto questo, poi ci sono i distributori che fanno come vogliono e le compagnie hanno aumentato comunque i prezzi, quindi questa diminuzione, diciamo, perché poi ci sono stati almeno 2 decreti calma accise, li chiamo così, però insomma evidentemente il GPL e il metano vabbè hanno anzi il GPL ha un'accisa molto più bassa, 0,15 centesimi al litro, 15 centesimi al litro, perché comunque è considerato un carburante a basso impatto. Il metano è storicamente esente, dal 2026, da quest'anno è soggetto a una nuova tassazione stranamente basata sul potere calorifero, cioè ogni pochino se ne inventano di sotto ovviamente, ma anche lì perché devono tenere la gente povera alla fine, no? I giochini no, è che ci devono guadagnare in tutto e per tutto. Poi se ce l'hai bene, se non ce l'hai ti arrangi. Esatto. Poi c'è la quarta tassa, che è l'IVA. Oltre all'accisa esiste un'altra tipologia, l'IVA al 22%. La particolarità è che questa, almeno in particolarità italiana, si applica come si dicevamo, sul prezzo totale del carburante, comprese le accise. In pratica paghiamo una tassa sul valore di un'altra tassa. Questo genera ovviamente. Certo. Questo genera circa il 18-20% sul gettito fiscale totale dei carburanti. Curiosità, le nuove norme europee, anche se l'Italia sta discutendo di questa fantomatica accisa mobile, un meccanismo che dovrebbe ridurre automaticamente le tasse quando il prezzo del petrolio sale sopra una certa soglia per mantenere il prezzo della pompa stabile. Ora, vedremo. È che qui, come si diceva, bisognerebbe bloccare ogni cosa, ma non ve lo credo. No, non succederà mai purtroppo, anche se bisognerebbe succedesse per bene, nel senso bisognerebbe proprio bloccare completamente la circolazione su tutta la nazione e tu vedi forse le cose cambiano un pochino. Allora mi sono fatto fare mi sono fatto fare un esempio, perché ho chiesto, visto che siamo qui a parlare con l'intelligenza artificiale, un esempio sul rifornimento di 20 euro, perché 50 euro è verosimile, ma 20 euro è ancora più tangibile. Prendiamo un esempio di 20 euro, ok? Ad oggi più o meno la pompa, quando vai a fare benzina, parlo della benzina, diciamo il prezzo al litro è 1,72 euro. Quindi sostanzialmente con 20 euro ci fai 2 km più o meno. Dipende come vai. È come vengono spartiti i soldi tra benzina, tra distributore, fornitore di petrolio e lo Stato. Allora, tu metti 20 euro e si mettono all'incirca 11,6 litri di benzina. La scomposizione sullo scontrino, ecco come, insomma, di questi 20 euro, ok? Allora, il quota Stato, cioè le accise, sono 7,83 euro. Quindi praticamente un terzo sostanzialmente. 39,1%, esatto.
quota Stato, l'IVA al 22% sono 3,61 euro, quindi 18 euro 18%. Costo industriale, prodotto più ricavo che dovrebbe andare al distributore, 8,56 euro, quindi il 42%. Se guardiamo questi numeri, l'impatto ovviamente delle tasse è impressionante, perché su 20 euro lo Stato incassa 11,44 euro e il valore reale del carburante è di 8,56. Se ci pensi poi è la stessa cosa delle tasse che paghiamo normalmente sul lavoro piuttosto che su qualsiasi cosa, cioè Aspetta, perché il valore reale del carburante è sì 8,56 euro, che però servono, non paghi soltanto la materia prima, cioè la benzina, ma servono anche a pagare il produttore, il trasporto e il margine di guadagno del gestore, perché anche il gestore prende una percentuale. Però se pensi bene, su 8,56 euro, insomma, che secondo me se ci pigli 2 euro ci pigli tanto. Esatto, l'effetto Matteoscar, perché questo è un effetto Matteoscar, di quei 3,61 euro che quelli dell'IVA, ok, che dicevamo prima, circa 1,72 euro sono tasse pagate sulle tasse. Quindi in sintesi, per farvi ragionare, ragazzi, questo è per farvi ragionare. Lo Stato si prende praticamente poco meno di 11,5 euro. Il resto della filiera si prende 8,50 euro e insomma praticamente al benzinaio, al distributore, al gestore, di quei 20 euro che avete messo restano in tasca mediamente tra i 15 e i 20 centesimi lordi. Perché su quello ci devi ripagare le tasse, ci ripaga le tasse con la dichiarazione dei redditi. Quindi praticamente se gli rimangono in tasca 8 centesimi forse gliene rimangono in tasca tanti. Dipende, tra INPS e tasse, sì. Beh, un bel tipati, no? Così, giusto? Allora, qui finisce, ok, poi tanto abbiamo gli ultimi 5 minuti. 5-7 minuti. Se avessimo fatto lo stesso calcolo sul gasolio, praticamente su 20 euro lo Stato ne avrebbe incassati 9,20, lasciando un pochino più di però è vero anche che il discorso è che il prezzo al gasolio è oltre i 2 euro, quindi per forza, perché quando si sono resi conto che la gente cominciava a prendere le auto a gasolio, perché comunque, ed è un dato di fatto, il pieno durava di più, hanno pensato bene di alzare il prezzo sul gasolio per renderle non economicamente appetibili. No, infatti, ovviamente, perché sia mai che per sbaglio. No, infatti. È il momento di organizzare un bel Boston Tea Party anche in Italia. No, risciò. Andiamo in giro con risciò, andiamo in giro in bicicletta, ci fa bene alla salute e questo potrebbe essere una rivoluzione della bicicletta. La rivoluzione della bicicletta dove ci muoviamo in modo ecologico, economico. L'unico carburante sono gli spaghetti. Esatto. No, gli spaghetti, perché tu devi mangiare per andare in bicicletta e forse insomma. Forse si riesce a risparmiare anche qualcosa, probabilmente. No, sicuramente, perché e ci si guadagna in salute di sicuro. È ecologico ed economico e salutare. Esatto. Allora, anzi, voglio vedere, ho fatto una domanda a Gemini su com'è negli Stati Uniti da te. Negli Stati Uniti il sistema è l'esatto opposto di quello italiano. Il carburante costa molto meno, anche se è stato aumentato come sappiamo bene, perché lo Stato lo tassa pochissimo. Se in Italia le tasse pesano circa 60% sul prezzo, negli USA siamo sul 20%. Ad oggi, allora, qui ti fermo un attimo, perché comunque varia da stato a stato. Esatto. Siamo fortunati in North Carolina, le tasse sono abbastanza basse per tutto, non solo per il carburante.
però se vai tipo a New York o cose del genere, insomma. Esatto. Infatti qui l'analisi verte proprio su questa cosa. La scomposizione, a differenza dell'Italia, dove l'accisa è decisa comunque interamente dallo Stato, ok? Negli Stati Uniti vengono pagate due accise separate, un'accisa federale che è fissa per tutti ed è ferma al 1993 a 18,4 centesimi di dollaro per gallone, quindi 4,5 centesimi al litro, ed è bassissima rispetto all'Italia. In più poi c'è un'accisa statale, come dicevi giustamente te, che è variabile e dipende da stato a stato. Lo stato più caro è la California, perché sono 71 centesimi al gallone. Insomma, non è poco. Mentre quello più economico è l'Alaska, che sono 9. Vabbè, per forza, perché poi l'Alaska ce l'hanno lì, il petrolio, sì, che alla fine fanno anche veloce. Sì. Infatti ricorda che negli USA si ragiona in galloni, un gallone è 3,78 litri. Quando vedi un prezzo $4 significa che paghi 1,05 euro al litro. Però che non è assolutamente niente, cioè, allora, rispetto a noi, sì, infatti è la differenza tra Stati Uniti e Italia. Gli aumenti ci sono sia qui in Italia sia negli Stati Uniti. È che rispetto all'Italia negli Stati Uniti vengono sentiti in maniera diversa, perché se uno facesse la comparazione netta col coltello al litro, è chiaro che negli Stati Uniti al litro paga meno. Che poi sia aumentato assolutamente, però paghi meno. Poi ti facevo l'esempio all'inizio trasmissione, noi come macchina al momento abbiamo l'equivalente della Kuga. Ora, qui negli Stati Uniti siamo arrivati a pagare quasi $50, 47 con l'ultimo pieno, ma adesso che costa $4 il gallone, se no il pieno normale è intorno ai $30. Sì, infatti risentite dell'aumento rispetto alla vita e al prezzo del costo della vita, però se facessi il pieno con l'idea, con il pensiero all'italiana, sarebbe comunque sempre basso. Sì, poi, sicuro. E infatti l'esempio su un rifornimento di 20 euro o $21,50 circa, più o meno. Facciamo il confronto diretto con il tuo esempio italiano. Se negli USA quindi la benzina costa $3,64 al gallone, quindi 90 centesimi il litro. Sì. Sì, no, beh, qui più o meno. Sì, poi certo ha fatto tutto una media, quindi infatti a parte mi ha fatto l'esempio del gasolio, perché mi ha messo 2,10 euro al litro, ma insomma vabbè, ha fatto un po' di casini, quindi non vi fidate al 100%. Comunque con 90 centesimi al litro, i litri ottenuti con 20 euro o $21,50 sono sui 22,2 litri circa. Totale accisa più IVA sono €3,40, il 17%, mentre il costo industriale del prodotto è sull'83%. E praticamente con la stessa banconota da 20 euro negli Stati Uniti io metterei nel serbatoio più del doppio del carburante, né più né meno. Nonostante l'aumento, le differenze chiave quali sono però? Concludendo, così almeno niente, non c'è un'IVA in molti stati americani, non esiste l'IVA sui carburanti, e se esiste è molto bassa, perché è sul 4-7%, dal 4 al 7%, mentre l'Italia dovunque vai è al 22%, e si applica sopra le accise, creando un rincaro a cascata. Ovviamente. In Italia le accise finiscono nel calderone generale del bilancio dello Stato, che servono per tutto, cioè è una somma, una quota che andrebbe a coprire tutte le spese, cioè non solo la manutenzione stradale, ma anche la sanità, le pensioni, la scuola e via dicendo. Negli Stati Uniti, per legge, questo me lo confermerai, gran parte delle tasse sui carburanti
deve essere reinvestita direttamente in strade e autostrade. Sì, poi allora, dovrebbe essere così. Dovrebbe, sì, poi Nella realtà dei fatti, ovviamente il Magna Magna c'è anche qua. certo. Sicuramente ci sono più punti di manutenzione e sono molto più, tra virgolette, veloci i lavori rispetto a quelli che possiamo trovare in Italia. Cioè, quindi gli Stati Uniti si aprono, tengono aperto magari al massimo una settimana perché è un tratto lungo, ma poi chiudono con il lavoro fatto. In Italia sappiamo tutti come va a finire. La Salerno-Reggio Calabria credo sia ancora da finire tuttora, non so se hanno No, ma senza scomodare la Salerno-Reggio Calabria, basta pensare la FIPI, voglio dire. alle manutenzioni più semplici, capito? E quindi però c'è il gas tax holiday in questo periodo, cioè in aprile, a causa delle tensioni in Medio Oriente, molti stati come la Georgia e l'Indiana hanno sospeso temporaneamente le tasse locali per aiutare i cittadini, portando il prezzo ancora più in basso. Sì, c'è da dire anche una cosa, che qui negli Stati Uniti, a differenza dell'Italia, vanno tutti con la macchina, Sì, sì. In Italia ci si muove ancora abbastanza a piedi o comunque anche con i mezzi pubblici. Qui muoversi a piedi o con i mezzi pubblici non esiste, o meglio, esiste solo nelle grandi città, ma non nelle zone un po' più esterne o comunque un po' più di Rurali. campagna. No, zone rurali è chiaro che ci si muove in macchina Non perché esiste minimamente. no, infatti perché insomma tu devi percorrere decine e decine di chilometri e sì, lo puoi fare in treno, però anche il treno non è così efficiente. Sì, ma poi per quello che riguarda il treno, almeno qua negli Stati Uniti, è più rivolto al trasporto merci che non a quello pubblico. Il trasporto pubblico, il grosso, viene fatto negli aeroporti tramite aerei e quant'altro, quindi non è come in Europa, No, dove siamo no. molto più abituati a muoverci con le macchine, con i mezzi, con altri tipologie di mezzo, anche perché qui le distanze sono abbastanza ampie, per cui direi che diventa anche un po' impossibile il fatto di muoversi come siamo abituati in Europa normalmente. Sì, esatto. Vabbè. Bene, caro Piero, noi siamo arrivati alla fine, parlando di accise, parlando di carburanti, senza andare sull'attualità, però abbiamo parlato di differenze e poi ci sarebbe anche da discutere del mercato dell'elettrico, però perché anche lì secondo me ci sarebbe da fare un'analisi molto diversa, molto più accurata, molto più dettagliata e che faremo poi magari la prossima volta. E detto questo, caro Piero, io ti ringrazio. Sì, dimmi. No, dicevo, potrebbe essere una buona idea, visto anche i consigli che ci hanno dato durante la scorsa settimana diciamo, la tipologia di richieste che ci hanno fatto, anche proprio di andare a parlare di argomenti un pochino più specifici e non solo di notizie in generale. Sì, no, esatto. Per risultare anche più utili alla fine, quindi tutto sommato. No, assolutamente. E niente, noi ci troviamo, vabbè sì, come sempre battuta, come star a bere del whisky al Roxy Bar. Alla prossima puntata, settimana prossima. 29 aprile, l'ultima puntata di aprile di Smart Realty, poi saremo a maggio. E niente, noi ci salutiamo qui. Grazie Piero. Grazie a te, ci sentiamo alla prossima. Rimanete con noi. Ciao. Un'altra puntata di Smart Realty si è conclusa. Stacchiamo il microfono in questa telefonata con gli USA. Il computer comunque resta acceso in attesa di altre notizie. Il tempo scorre tra dati lontani e news che sembrano primitive.
notizie. Da qualche parte la nostra radio accompagna il viaggio, tra città che non dormono mai, silenzi pieni di pensieri. Da Fulvio e Piero è tutto, anche se la voglia di trasmettere è troppa, ma ci fermiamo